Sono orgoglioso di potervi parlare di una delle saghe più famose ed acclamate della storia dei videogame. Alcuni suoi capitoli sono dei capisaldi del genere e hanno cambiato totalmente il volto dell'industria dei videogame. Benvenuti nel File 16, la leggenda di Zelda. Il primo capitolo uscì come gioco di lancio del Famicom Disk System nel 1986, col nome di Zeruda no Densetsu. Il titolo non uscì quindi su supporto cartuccia come i precedenti giochi per Famicom, ma su flop disk. Questo permetteva al giocatore di salvare la propria partita. Un anno più tardi, nel 1987, fu pubblicato il formato cartuccia per il mercato americano ed europeo. L'involucro di plastica della cartuccia era dorato invece del solito grigio, quasi a sottolinearne la natura premium, e fu il primo gioco della storia ad ospitare una batteria tampone, proprio per mantenere la feature dei salvataggi. Il gioco fu ispirato dalle avventure immaginarie che viveva Miyamoto nei boschi dietro casa sua quando era bambino. Egli ideò e diresse i giochi insieme a Takashi Tezuka, ed è sostanzialmente un action RPG con visuale a volo d'uccello, dove bisognava risolvere enigmi, esplorare una mappa non lineare e sconfiggere nemici. Oggi queste dinamiche potrebbero sembrare normali in un videogame, ma The Legend of Zelda fu il primo videogame a includere queste meccaniche, ed era per l'epoca rivoluzionario e visionario. Il primo capitolo si svolge una primitiva incarnazione del regno di Hyrule, con le avventure di Link che doveva salvare la principessa Zelda dalle grinfie di Ganon, recuperando gli 8 frammenti di un oggetto noto come la Triforza. La Triforza è un oggetto sacro formato da 3 triangoli equilateri, che ne formano uno più grande. Ognuno di essi racchiude un potere: il coraggio, la saggezza e la forza. A colui che riesce a riunire tutti e 3 i pezzi della Triforza viene concesso un desiderio. Questi sono gli interpreti ricorrenti di una storia che in ogni capitolo si evolve e si espande, pur non essendo connessi a livello temporale. The Legend of Zelda divenne un bestseller per Nintendo, vendendo 6,5 milioni di copie, ed è considerato ad oggi uno dei giochi più importanti ed influenti nella storia dei videogame. Per il secondo capitolo, che uscì l'anno dopo, nel 1987, col nome di Zelda 2, l'avventura di Link, Miyamoto voleva rinfrescare la formula per non riproporre un more of the same. Ad eccezione di Miyamoto e Tezuka, venne pertanto ingaggiato un team completamente nuovo per lo sviluppo di uno dei sequel più controversi della storia dei videogame. Miyamoto-san decise di introdurre delle meccaniche di gioco inedite per la serie, in primis la visuale. Pur mantenendosi a volo d'uccello nelle fasi esplorative, cambiava nelle fasi di combattimento ed esplorazione dei dungeon, ovvero il core del gioco, ad una visuale scorrimento orizzontale tipica dei giochi d'azione dell'epoca. Altra caratteristica che lo distinse da ogni altro Zelda mai creato fu l'introduzione dell'evoluzione di Link tramite i punti esperienza, feature mai riproposta in nessun altro capitolo della serie. Tutte queste innovazioni e stravolgimenti spaccarono la critica e gli appassionati tra chi lo odiava e chi lo ha amato alla follia. Personalmente posso dirvi che la formula funzionava perfettamente e che questo capitolo atipico della serie in fondo è uno dei miei capitoli preferiti, anche perché le sue atmosfere oscure non le ritrovai più in nessun capitolo successivo. La storia poi era raccontata nel bellissimo manuale di istruzioni che trovavi in confezione, pratica che purtroppo ormai si è persa negli anni. La storia poi era molto più complessa rispetto a quella del primo capitolo, risultando molto gradevole. Miyamoto, sull'onda del successo del primo capitolo, avrebbe potuto usare la stessa formula originale, aggiungendo qualche asset, cambiando alcune aree, e avrebbe avuto successo comunque. Ma Miyamoto lo conosciamo tutti, ed è proprio questa sua verve creativa di quegli anni ad aver definito quella che verrà chiamata negli anni a venire Nintendo Difference. Ma il bello doveva ancora venire. 4 anni, quando sei un adolescente, sembrano un'eternità. Ed è quella la percezione che ebbi del tempo intercorso tra il 1987 e il 1991, anno in cui fu pubblicato il terzo capitolo della serie, intitolato Zelda: A Link to the Past. Questo capitolo fu rilasciato su Super Nintendo, qualche mese dopo la sua uscita sul mercato, e giovava di tutta la potenza che la nuova console a 16 bit poteva sprigionare. Ricordo che quando lo acquistai era un giorno particolarmente uggioso.
il che ben si adattava alla parte iniziale dell'avventura, in cui un giovane Link veniva svegliato dalla voce della principessa Zelda e, non trovando lo zio con cui condivideva la dimora, partì alla volta della sua ricerca. Quella notte buia e tempestosa è il prologo di uno dei videogame più belli della libreria per il Super Nintendo e anche uno dei migliori capitoli della serie. Stavolta Miyamoto non rischia, si ritorna alle origini. Visuale a volo d'uccello e tutta la magia dell'originale ma ampliata a dismisura. Adesso avremo a disposizione una mappa enorme per i tempi, visualizzabile in Mod 7 in qualsiasi momento. La progressione del personaggio viene di nuovo scandita dall'acquisizione dei power-up, abbandonando i punti esperienza. Fattore questo che diventerà cardine nella serie. Difatti l'acquisizione degli oggetti è una parte fondamentale del gameplay. Il mondo si dipana al giocatore man mano che sblocchiamo l'oggetto necessario ad esplorarlo. Un po' come un Metroidvania ma con visuale dall'alto. Questo è inoltre il primo capitolo in cui vedremo anche la spada suprema, che è un elemento che verrà ripetuto anche nei capitoli successivi. Sin dalla sua pubblicazione, il capitolo per Super Nintendo ha riscosso un enorme successo di pubblico e critica, vendendo oltre 4,61 milioni di copie e ricevendo giudizi estremamente positivi da numerosi siti web e testate giornalistiche. IGN inoltre l'ha definito il miglior gioco per Super Nintendo e nel 2005 l'ha posizionato all'11° posto tra i 100 migliori giochi di tutti i tempi. Nel 1993 esce il primo episodio portatile della serie, Link's Awakening, un gioco straordinariamente ottimizzato per essere un gioco per Game Boy, e si rivelò alla fine uno dei migliori episodi della serie. Proprio in questo capitolo vengono introdotte delle meccaniche interessanti che verranno poi in parte riprese anche nei capitoli successivi. Il tasto con cui il giocatore comanda la spada non è più fisso, ma può essere deciso dal giocatore stesso. Questa caratteristica resterà comunque soltanto negli episodi delle console portatili. La visuale varia in base a dove ci si trova, generalmente è a volo d'uccello, ma alcune volte, come nei sotterranei o sott'acqua, la visuale diventa a scorrimento orizzontale. Questo elemento era stato ripreso da Zelda 2. L'uso della musica, che era già presente in The Legend of Zelda con il flauto e in A Link to the Past usato come mezzo di trasporto, prende una piega totalmente diversa. Ci sono 3 melodie che Link può suonare, e ognuna ha un effetto diverso. Questo concetto verrà vastamente ampliato negli episodi successivi, in cui la musica sarà una parte fondamentale. Per la prima volta Link può effettuare degli scambi di oggetti con vari personaggi dell'isola, in modo da portare al termine delle mini quest. Oltretutto in questo episodio nasce anche il bel gioco della pesca. Insomma, ogni capitolo di questa serie era curato e straordinario. La serie stava diventando davvero una leggenda. Ma il mondo dei videogame stava per essere sconvolto da un attore che, da comprimario, stava per diventare un protagonista rubando la scena ai grandi attori del mondo dei videogame degli anni 90. La Sony, con la sua PlayStation, stava per prendersi il mercato, con una Nintendo che gongolava sul successo del Super Nintendo e una Sega arrendevole. I fan di Nintendo rimasero orfani di una console a 32 bit, ma nel 1996 si apprestavano ad accogliere la nuova ammiraglia da 64 bit accompagnata da tante belle speranze. E tra queste vi era la speranza di un nuovo capitolo di Zelda. La gestazione di quest'ultimo fu lunga e travagliata, ma nel 1998, a 2 anni dall'uscita della console sul mercato, avvenne il miracolo. La transizione al 3D di Nintendo non fu affatto facile, perché a parte un Super Mario 64 che comunque ridefinì il platform moderno e qualche altra chicca, il catalogo software della console soffriva di una grande mancanza di varietà.
E ad aggravare la situazione vi era una Sony inarrestabile, con una PlayStation seppur inferiore a livello hardware che poteva contare su un catalogo eterogeneo e ben pensato. Ma nel 1998 tutto questo passò in secondo piano. L'uscita di The Legend of Zelda Ocarina of Time fu un evento senza precedenti. Un terremoto che scosse l'industria dei videogame dalle fondamenta, del quale sentiamo l'eco ancora oggi. Nonostante sia il primo gioco tridimensionale della serie, gran parte dei suoi elementi sono ripresi da A Link to the Past, il capitolo precedente. La transizione alle 3 dimensioni, incredibilmente, fu un processo naturale e senza soluzione di continuità, e questo fu uno dei pregi più grandi dell'opera. Al 3P, come quelli di Castlevania, nella trasposizione al 3D persero il loro appeal, divenendo giochi trascurabili. Zelda invece riuscì nell'impossibile, rimigliorò in quasi tutti i reparti, ridefinendo ancora una volta il concetto di action RPG, stavolta in 3D. Tutti i giochi che sarebbero usciti da ora in poi avrebbero dovuto fare i conti con lui. In questo capitolo inoltre ritornano tutti i capisaldi della serie. La spada suprema, i gadget e i personaggi che hanno fatto grande la saga ritornano prepotentemente, ma stavolta un uso geniale dell'ocarina rende il gioco un unicum. Si viaggia nel tempo, dove un'azione intrapresa nel passato ha ripercussioni nel presente, costruendo un gameplay fresco e atipico che fa dimenticare, dove possibile, i limiti tecnici del Nintendone. Ad amalgamare il tutto, una colonna sonora sontuosa, firmata da un Koji Kondo in stato di grazia. Tutti gli elementi si amalgamano perfettamente, non scadendo mai nel fanservice o nell'autocelebrazione. Insomma, un capolavoro senza tempo, ma scolpito indelebilmente nel tempo. L'anno zero degli action RPG moderni. Fabio, dai, forza che dobbiamo fare la fine della prima parte. No, dai, proprio che stavo per cavalcare. E molla sto joystick che dobbiamo finire il video. E va bene ragazzi, la saga di Zelda è immensa, è una leggenda che si dipana dagli anni 80 fino ai giorni nostri. Ci ha accompagnato nella nostra infanzia, nell'età dell'adolescenza, nell'età della pubertà, fino adesso che insomma La vecchiaia. abbiamo la barba bianca. Quindi diciamo che è una saga che ha costruito un po' quella che è l'industria dei videogame moderna. Una saga importantissima, ha dettato dei canoni fondamentali. Alcuni capitoli sono delle pietre miliari della storia dei videogame. Nel prossimo video tratteremo tutti gli Zelda moderni, a partire dagli episodi per GameCube, passando per quelli per Game Boy Advance, per Nintendo Wii, Switch, eccetera, eccetera. Non ci scordiamo mai delle nostre suocere, ad esempio vi svelo un segreto: Impa è il sosia della suocera di Flavio. Ma aspetta, tu intendi quella in Ocarina of Time, quindi la ninja spaccaculi? Lasciate hype, che è il primo swipe sul primo commento. Ormai c'è pure il tastino facile. Dai hype. Ricordatevi di lasciare un like, di iscrivervi al canale e di abbonarvi se vi sentite bene. Ci rivediamo al prossimo video. Ciao!